Buongiorno, buongiorno. Vi ricordate che qualche tempo fa, premetto, non è sponsorizzato, qualche tempo fa vi avevo parlato della mia volontà di acquistare un paio di occhiali su internet perché una ragazza americana che guardavo su YouTube aveva detto, faceva un video dove dove lei parlava di what's in my bag, cosa c'è nella mia borsa. E quella ragazza ha detto, ah sì, perché ha tirato fuori gli occhiali. Ah, questi occhiali li ho fatti su internet. E io ho detto, come su internet? Cioè, ma com'è possibile sta cosa? Io ero abituato ad andare dall'ottico. E ho cercato, e effettivamente gli occhiali da vista in Italia si possono fare anche su internet. Io non lo sapevo sta cosa, per me era tutta una novità. Allora io cosa ho fatto? Ho preso la mia mitica agenda, sapete che io ho la mia mitica agenda dove mi segno tutte le cose, no? Sapete come quelli che si scrivono, ti ho segnato sulla lista nera. Ecco, io mi sono preso la mia mitica agenda dove mi scrivo tutte le mie cosine, se poi chissà, quasi quasi un giorno potrei anche venderla sta agenda. E mi sono segnato tutta la mia esperienza dell'acquisto e così volevo parlarvene. Tra l'altro, appunto, gli occhiali sono qua ancora imballati, quindi poi scopriremo come sono. Lo scopriremo proprio in diretta, cioè io non li ho ancora visti, Non li ho ancora visti, quindi lo scopriremo in diretta. Prima però volevo parlarvi appunto di tutta l'altra fila e mi sono preso appunto degli appunti. Mm. Allora, prima di tutto bisogna avere la prescrizione dell'ottico per sapere la gradazione delle lenti, quindi dovete andare dall'ottico e poi vi spiego anche come e farvi fare la prescrizione, perché senza quella veramente non riuscite a fare le lenti gli occhiali da vista. Sì, vabbè, se vi prendete gli occhiali da sole, ok, mi sta bene, sono occhiali da sole, ma quelli da vista senza la prescrizione, cioè la vedo veramente dura che ci riuscite, no? Fate solo attenzione che l'ottico di solito non indica la distanza, si chiama distanza interoculare, cioè la distanza che c'è tra i due occhi, ma non così in generale, deve essere da un centro dell'occhio all'altro centro dell'occhio, ok? Quindi così. Di solito non la scrivono, infatti a me non l'hanno scritta, io l'ho scoperto dopo che serviva, avevo già fatto la visita, vengo a casa, cerco di fare l'ordine, scopro che mancava quel dato. Però non vi preoccupate perché sul sito internet, che poi dopo vi lascio tutti i collegamenti qui sotto in descrizione, quindi mi raccomando, guardate la descrizione del video, e vi spiegano esattamente come fare, quindi non è che è così poi così complicato, però dovete farci un attimino attenzione. Io ci ho messo 3 giorni, perché prova un giorno, prendimi nota, prova un altro giorno, prendi nota, prova un altro giorno, alla fine dei 3 giorni ho visto che le misure erano sempre quelle, e allora ho detto, vabbè, allora quella è la distanza, no? Comunque, sul loro sito internet vi spiegano tutto quanto. Quanto ho pagato la visita? Io ho pagato 30 euro. So che in giro si fanno 20 euro, 30 euro, 50 euro, 40 euro, cioè ognuno fa la tariffa che vuole. Io l'ho pagata 30, così, cioè giusto per tenervi aggiornati. Poi da quando ho fatto la visita, quando realmente mi sono deciso a ordinarli, erano passate 3 settimane perché non sapevo, non mi fidavo, cercavo recensioni, nessuno ne parlava, insomma, ho cercato a destra, ho cercato a sinistra, ho cercato su YouTube, e, insomma, perché volevo un attimino essere sicuro che non fosse una ciofeca, ma che fosse una cosa vera, quindi ci ho messo quasi 3 settimane. E comunque adesso che l'ho provato, a meno che non apriamo e c'è un mattone, però per adesso la situazione, gli occhiali sono qua, gli occhiali sono qua e non sembra che c'è un mattone qua dentro. Mi raccomando, come vi ho detto, sulla prescrizione dell'oculista fatevi scrivere la distanza interoculare, e se andate da un ottico e gli dite che vi serve la prescrizione scritta, attenzione, magari non a mano come si faceva 50 anni fa, ma magari stampata con un computer, e quello vi dice no, non te la posso rilasciare, beh,
cambiate ottico, andate da un altro, perché voi avete bisogno della prescrizione, non basta una cosa scritta così, mi raccomando, perché poi dopo vi spiego anche il motivo per cui vi serve. Per quanto riguarda l'ordine, io vi dico che è stato facilissimo, non c'è niente di che, l'ho fatto dal telefonino, però se voi lo fate dal computer, ancora meglio, anche perché dovete caricare appunto la prescrizione. Se la fate dal computer, secondo me vi viene meglio, perché a me fare queste cose dal telefonino non è che mi piace tanto, tutto in miniatura, schiacciato, c'è la lente di ingrandimento, insomma un casino. La fate dal computer, secondo me è molto meglio. Costo della montatura più lenti. Sono molto convenienti, ma veramente molto molto convenienti. Le spese di spedizione, io ho pagato 6 euro, quelle ve le dovete ciucciare, e poi vabbè la montatura, le lenti, quelle cose là, in base a quello che scegliete, insomma, ha dei prezzi, no? Perché cambiano, no? Se la montatura bella, la montatura brutta, di qua e di là. Io ho scelto tra l'altro delle lenti molto sottili, ho scelto di farle più sottili delle altre, quindi ho pagato un surplus per avere appunto le lenti più sottili. Le gradazioni delle lenti sono da caricare sul sito internet, tra l'altro ho aggiustato anche la luminosità perché sembrava che stava venendo notte. Ci sono tantissime montature, si può scegliere le lenti spesse, più grosse, adesso io non è tanto, però ci sono persone che hanno una miopia magari molto più grave, quindi la lente in teoria sarebbe più spessa. Ecco, pagando come ho fatto io, ho pagato un surplus e ho ridotto lo spessore della lente. Questo è molto molto utile. Poi vabbè, se non avete tanto da spendere, lì dovete vedere voi. Attenzione a dove fate spedire la montatura, perché come mi è successo a me una brutta esperienza con un grossissimo corriere nazionale, non è la posta, è un altro corriere privato. Quello cosa ha fatto? Avevo messo un cognome sulla spedizione, sull'ordine, quello è arrivato sotto casa, non ha visto il mio cognome, cosa ha fatto? Ha pensato bene, anziché telefonare, lasciare l'avviso di qua e di là, di rispedire tutto al mittente. Siccome che Shane era un casino, ho dovuto rifare l'ordine e quindi ci hanno messo poi un mese per riavere i soldi indietro. Quindi mi raccomando, quando fate l'ordine, fate bene attenzione a indicare il luogo di destinazione preciso, dove ci sia qualcuno che può ritirarvi gli occhiali. Va bene che questi spediscono con poste, che arrivano dalla Cina, e poi in Italia arrivano con poste. Quindi mal che vada ve la andate a ritirare poi in posta. Però, cioè, fate attenzione perché, voglio dire, no, ci siamo capiti. Aspetta che qua. Tempi di consegna e di preparazione. Allora, ci sono voluti un po' di giorni. Nel mio caso, perché io ho fatto occhiali da miope presbite, no? Quelli graduati. Quindi ho fatto l'ordine. Ci sono voluti circa 6 giorni, 6 giorni, 6 giorni, da quando ho inviato l'ordine fino a quando li hanno preparati. 6 giorni. Poi chi si prende gli occhiali da sole senza gradazioni, magari ci mettono 1 o 2 giorni, io questo non lo so. Nel mio caso, miope presbite, ci hanno messo la bellezza di 6 giorni. Quindi se vi fate per esempio l'ordine il primo del mese, ricordatevi che prima del 7, sabati, domeniche, menate varie, prima del 7 o dell'8 del mese non vedete niente, cioè vedete l'ordine lì fermo come se nessuno l'avesse neanche considerato, quindi mi raccomando. Poi magicamente di botto dopo 7 giorni, così ti ritrovi l'ordine da in lavorazione a spedito, così bam, di botto, cioè non ci sono passaggi di mezzo, non è come Amazon, Shane che vi dicono stiamo facendo quello, stiamo facendo quell'altro, cioè, no, tu fai l'ordine e poi di botto dopo 7 giorni da ordinato in lavorazione a spedito così di botto e quindi tu rimani e dici che non mi aspettavo niente.
Ecco, la spedizione l'ho trovata un po' lunga, molto molto lunga. Quindi noi che siamo abituati a Amazon, siamo abituati a Shein, siamo abituati a che ne so io, ecco qua mettetevi pure l'anima in pace perché la spedizione è lunga, ci sono voluti quasi 10 giorni. Che assommati ai 7 giorni di lavorazione siamo arrivati a 17 giorni. 7, 14 sono 2 settimane e mezza. Quindi se avete bisogno degli occhiali per una festa, un compleanno, che cavolo ne so, mettete in conto ben 3 settimane. Mettete in conto 3 settimane, tra tutto, da quando fate l'ordine a quando vi arrivano. Poi non so se ve l'ho detto, ma poi qui sotto in descrizione video vi lascio poi tutti i collegamenti. Vi ho detto questo non è un video sponsorizzato, quindi io non ci guadagno niente. Ci sono sconti, sconticini, io non ci guadagno proprio niente, cioè ve lo dico. Quindi anzi, forse anche meglio, perché se gli occhiali fanno schifo e non funzionano le lenti, perché non è neanche detto che funzionino le lenti, quello è un mio giudizio personale, ognuno se la vede a modo suo. Allora, io da qualche parte dovrei avere da qualche parte, scusate, un taglierino. Ok, taglierino trovato. Aspettate, vediamo se riesco ad aggiustare la luminosità. Perché è un po' chiaro, un po' scuro, non si capisce niente qua. Allora, sì, così va meglio. Sta registrando? Sì. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Non lo so, io non li ho ancora visti, Non li ho ancora visti, quindi è tutta un'avventura anche per me, Allora, aspetta, che non vorrei far casino. Non vorrei far casino. No, questo coso non taglia. E allora prendiamo le forbici. Questo coso non taglia. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, che carino. Allora, questa è la ditta. Questa è la ditta. Si chiama Firmo. Sono due O quelle lì. Si chiama Firmo. Questo è di plastica. Momento ASMR. Momento apertura. Momento apertura occhiali. Adesso come faccio? Vediamo un po'. Cosa c'è? Ah, che forte. Ah, qua ci sono degli sconti. Bello. Allora, poi dopo guardo bene. Ah, giusto, la politica di reso. È vero, ci sono 30 giorni per i resi e i cambi e ci sono 3 mesi di garanzia. Quindi voi avete 30 giorni per restituirli o cambiarli se non funzionano. Attenzione, potete usare la mail, potete usare il sito internet, potete usare il numero di telefono al numero verde, insomma, potete fare quello che volete. Prendi 2, paghi 1, pulizia e cura, insomma le istruzioni, ecco le istruzioni, 40% di sconto, molto molto carino, poi me lo leggo con calma. Adesso è arrivato il momento, guarda c'è anche la sua custodietta, qua cosa c'è anche? Ti invitiamo cordialmente a unirti al nostro gruppo Facebook, ok, questo l'ho già fatto anche Facebook. Ma allora proviamo a vedere. Ah, questi qua, è vero, questi qua sono quelli. Allora, questi qua li ho ordinati. Come si apre qua? Sono per il sole. Tra l'altro li hanno tagliati di misura. Guarda che bravi, li hanno tagliati di misura. Mamma mia, ma è fortissima sta cosa. Tagliati di misura. Quindi vanno benissimo per i miei occhiali. Vediamo un po'. Queste sono le lenti, questi sono gli occhiali. Vedi che sono graduati, si vede dietro, si vede che cambia. Si vede che cambia. Allora,
Proviamo. Sono antiriflesso, eh. Questa è la prova del 9. Se ho preso bene dalla distanza interoculare, in teoria gli occhiali dovrebbero essere a posto. Che bello! Sì, funzionano. Adesso devo solo più farli aggiustare qua, perché ovviamente sono molto molto larghi, mi cascano. Però sì, però sì. Antiriflesso, più o meno. Allora, guardate il riflesso degli occhiali questi qua, da il riflesso di questi qua, che non ne ha... Ah no, ce l'hanno anche qua. Ce l'hanno anche qua il riflesso. Vedi, si vede il riflesso della ring light. Solo che qua è bianco, ecco qua è bianco, e questo qua è azzurro. Sembra che c'ho un laser negli occhi. Vabbè. Però adesso devo solo farle aggiustare un attimino le asticelle perché sono un po' mosci. Un po' mosci. Vabbè, per quello vado da un ottico e me li faccio un attimino aggiustare. Quello che non mi piace tanto è che nel video si vedono ste cose azzurre in mezzo agli occhi, sembra che c'ho due laser puntati contro. Io ora quello che volevo evitare era quello che volevo evitare perché qua si vede molto meno, e invece qua si vede tantissimo. Poi non ho capito bene qua, questi sono curvi, qua sono curvi e questi sono dritti. Proac! Non so se lo vedete, non so se vedete la differenza. Questi qua fatti dall'ottico tendono al curvo e questi qua invece sono dritti. Non so se si vede la differenza. Però forse la montatura fatta così, io questo non lo so. Io questo non lo so. Sì. Vabbè, però dai, non sono malvagi, non sono malvagi. Si vede bene. Ovviamente tra un occhiale e l'altro un po' bisogna abituarsi, perché un po' bisogna abituarsi, però top, top. Quindi secondo me io ho fatto bene l'acquisto. Poi questi me li sono pagati, non è che me li andate gratis, questi me li sono pagati, Mm. Quindi vedete un po', io li ho messi perché essendo da sole, così cioè posso andare in giro anche con gli occhiali da vista, anche se la mia intenzione è quella di prendere poi un paio di occhiali da vista da lontano, quindi da miope, solo da sole, cioè quelli scuri, da sole da vista, da lontano, così questi posso usarli per leggere in casa e poi dopo gli altri li uso in giro. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piacciono questi occhiali qua. Ovviamente sono un po' da aggiustare qui perché sono molto larghi, devo aggiustarli anche dietro perché se ne finiscono in avanti, però per il resto io devo dire top, top. Ecco, posso, per mia esperienza posso dirvi di sì. Adesso poi li proverò per un po', poi farò un video recensione e vi dirò poi effettivamente se sì o se no. L'altro mio progetto sta andando avanti, sta procedendo bene, ve ne parlerò perché è un progetto molto molto grosso e volevo parlarvene con un video dedicato e, perché è una cosa che mi interessa, che ci tengo, che insomma lo sto mettendo lo sto organizzando, è circa una settimana che sto mettendo insieme tutto quanto e ci vorrà ancora più di una settimana, e una cosa molto grossa, mi costa dei soldi, che non è gratuito, mi costa dei soldi, e, però appunto io sono molto contento, spero che vada bene, spero che poi andrà bene, ma ne parleremo, ne parleremo.
Nel frattempo iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina e fatemi sapere cosa ne pensate di questi nuovi occhiali, che adesso sembra buio, mentre in realtà, ecco così, ecco, oh, così. Top, ci vediamo prossimamente, ciao!